Ma buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo un capo disastro della Nvidia, ovvero la bellissima GeForce 7300 LE, una delle serie più basse che Nvidia abbia mai fatto, uscita nel 2006. Questa è addirittura la OEM Edition, che è la peggiore che potete trovare. Questa scheda nasce di fascia bassissima, era più o meno la GT 210 del 2006 e monta ben 64 MB di memoria video DDR2, se avete capito bene. Fa talmente schifo che non ho potuto neanche farci un video a parte dove in genere vado a testare le schede video di merda, perché sì, emette l'output ma è buggatissimo, tende a fare schermate nere, artefatti, cose strane, proprio per questione dei driver che non li supporta, è troppo vecchia, non riesce a comunicare bene, non ci arriva. Ho già fatto un po' di cap modding qua in giro, prima c'erano dei condensatori un po' più piccoli, li ho cambiati da questi che sono pressappoco 2200 e 3300 quello più grande. Ho provato anche a mettere un po' di ceramici dietro, ma mi è venuto un lavoro un po' di merda, un po' perché il saldatore che ho usato era bloccato con la temperatura massima e rischiavo davvero di strappare i pad, quindi ho dovuto fare una tensione assurda, quando tra l'altro anche un po' smigmato il connettore PCI Express, però funziona ancora. Vabbè, questo è il lavoro che ho fatto, sono riuscito a saldarne giusto un paio, 2 o 3. E non faranno chissà che differenza, ma è sempre per raggiungere qualcosina, un PCB davvero tanto semplice. Per risparmiare costi c'è letteralmente solo una fase. Come vedete c'è solo un'induttanza e un high side MOSFET e un low side MOSFET. Vediamo che questo è l'unico controller PWM che c'è e può controllare per l'appunto solo 2 MOSFET in questa configurazione qui. C'è solo una fase che controlla sia il chip che le memorie. Il dissipatore tra l'altro gli ho messo questo piccolo blocchetto, ho anche accesso al BIOS. Vorrei provare a moddarglielo, ma sì, dopo vediamo, perché è un po' più complicato, cioè più che altro io non sono in grado di farlo ancora. Era in un preassemblato del 2006, il più basso che potevate trovare, con un Pentium 4. Io penso che gli ultimi file che c'erano erano del 2012, qualcosa del genere comunque. Allora, prima di arrivare a BIOS modding eccetera, abbiamo bisogno di avere la possibilità di modificare la tensione del chip, e in questo caso ci viene in aiuto il datasheet del controller PWM, che in questo caso è questo qui, Buck PWM Linear Controller. In questo caso noi abbiamo il SOP 14 per 7 pin per lato, e l'unica cosa che ci interessa è vedere come overclockarlo, c'è una sorta di feedback, andare a metterci un potenziometro, capire quanto è il feedback e capire quanto abbiamo margine di cambiamento, che è questo qui. Ma cerchiamo di fare un passo indietro e spieghiamo che cos'è questo feedback. Abbiamo capito che il controller PWM detta la frequenza a cui deve andare il nostro MOSFET o la nostra serie di MOSFET, e anche di capire il valore di tensione che dovranno avere in uscita. E il feedback è un pin che si occupa di far capire al controller PWM quanto carico c'è sulla rete e quanto incrementare la tensione in uscita dai MOSFET in base a quanto viene usata la rete. Se c'è tantissimo carico, il controller PWM dirà ai MOSFET di andare più veloci, perché così non ci siano cali di tensione. In questo caso andiamo a bypassare questo processo andando a iniettare una resistenza un po' più bassa, quindi facendo credere al controller PWM di stare andando a un carico più alto di quello del normale, e quindi il controller PWM dirà ai MOSFET di andare a una frequenza un po' più alta, a una tensione un po' più alta. Allora, off camera ho fatto un po' di calcoli e adesso vi spiego cosa ho fatto. In pratica ho misurato la resistenza di feedback con la massa, che nel mio caso era 960 ohm, e poi ho collegato in parallelo a questa resistenza una di circa 23 volte maggiore. Nel mio caso quindi avrei dovuto usare un potenziometro che potesse raggiungere i 22 kOhm circa. Ovviamente ricordate che la resistenza varia in base a temperature e altri fattori, ma insomma approssimativamente 22 kOhm. Però visto che avevo solo un potenziometro da 10 kOhm, ho messo in serie a questa resistenza variabile un'altra resistenza da 12.000 kOhm e un'altra ancora sempre in serie da 1 kOhm, per avere un po' di margine, per evitare di tenere il potenziometro sempre al massimo della sua scala. È arrivato il momento di collegare questa piccola scheda, questo piccolo Frankenstein, ma vediamo adesso come sono i benchmark, quanto possiamo overclockarla e se effettivamente ne vale la pena fare tutto questo lavoro, se ne valsa la pena un pomeriggio di lavoro per una scheda che vale circa 2 euro su eBay. Ok, ho connesso la bestia e purtroppo dovrò registrare, così scusatemi anche la qualità dell'audio, anzi forse posso migliorarla un po'. 7300 L, eccola qua. Sul monitor che uso principalmente, se metto risoluzioni un po' più alte, al di fuori di quella che ti mette, che è tutta storta, crash, cioè da bug assurdi, non ho capito ancora perché sinceramente. Ok, adesso la riconosce, perfetto, 7300 L, 64 MB di RAM, ultimi driver, minchia 2015, mi aspettavo davvero peggio. Queste sono le frequenze che abbiamo ottenuto con questo tipo di volt modding, senza modare il BIOS e altre cose un po' più nello specifico. Potevamo ottenere effettivamente di meglio, sono sicuro che potremmo ottenere di meglio, ma sinceramente non c'ho voglia di stare dietro a questa scheda video perché fa davvero cagare. Sia senza che con questo overclock la scheda davvero non riesce a fare nulla. Vi faccio vedere giusto 3-4 titoli, come vedete, tipo questo che è un gioco fatto per
Android, per farvi capire, va a malapena. Oppure Osu, che sinceramente non è cambiato quasi di nulla. CS che vabbè, lasciamo stare. Da un FPS che faceva prima è passato a farne 4 di media. Ma quindi abbiamo imparato qualcosa da questo video? Vale la pena prendere una scheda video da 2 euro su eBay o direttamente dal cestino fuori casa, farci questo tutto Volt mod, overclock pesante, eccetera, overclockarla e usarla? Assolutamente no. Il punto di questa pratica è per l'appunto fare pratica, capire un attimo come funzionano ste robe, avere un attimo di conoscenza, e effettivamente se lo si può fare su una scheda video un po' più decente come una 9400 GT che è qua dietro, magari può avere anche senso, però ovviamente contate che è una pratica dove mettete a rischio la scheda video, quindi se lo fate rischiate tantissimo la scheda grafica. Ecco perché l'ho fatto sulla 7300L. Spero che vi sia piaciuto questo tipo di video, vorrei portare un po' tutte robe su schede video, ma questa era una piccola introduzione a test di schede, verifiche hardware, quelle robe lì. Oggi era veramente una casseggiata pazzesca, guardate che depressione questo potenziometro sciallato malamente.